Eccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con gli African American Tarot. Chi mi segue da tempo lo sa che è un mazzo che io amo particolarmente e dunque vi rimando immediatamente al link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto descrivo proprio carta per carta, arcano per arcano, questo intero mazzo. Ovviamente anche con la tradizione culturale, spirituale e religiosa che lo sottende. Questo, ragazzi, è un mazzo che appunto ha alle spalle una tradizione potentissima, spirituale, religiosa e una ritualità altrettanto importante, famosa direi, a livello ormai mondiale, ma ovviamente anche molto appunto potente, che è appunto la tradizione delle divinità Orisha, divinità appunto Yoruba. Dunque una tradizione che arriva direttamente dall'Africa, in particolar modo l'Africa occidentale, la zona della Nigeria. Ovviamente una tradizione che poi, a seguito delle atrocità della tratta degli schiavi, è arrivata direttamente nel continente americano e dunque, mescolandosi in maniera assolutamente meravigliosa, magica e fascinosa appunto con la ritualità e ovviamente la tradizione dei nativi indigeni americani, ha dato vita a delle vere e proprie religioni o comunque a culti religiosi o appunto a pratiche ritualistiche che, come vi dicevo appunto poco fa, sono famosissime, diffusissime ad oggi in tutto il mondo. Basti pensare alla santeria, al candomblé, piuttosto che appunto all'udu e al voodoo. D'accordo? Dunque, ovviamente però se volete delle specifiche in particolare su questo mazzo, appunto, io vi rimando al video di cui vi lascio il link in descrizione. D'accordo? Che cosa però appunto chiederemo quest'oggi agli spiriti Orisha e dunque agli African American Tarot? Come procederà la mia vita sentimentale? Dunque, questa è una stesa che ovviamente si riferisce in particolar modo appunto a tutti coloro, a tutte coloro che in questo momento non stanno vivendo una storia, quindi persone single, o che comunque non hanno, diciamo, alcun interesse per qualcuno in particolare. Quindi vogliamo cercare di capire che cosa ovviamente vi riserva il futuro. Utilizzerò il metodo del pentacolo, di conseguenza appunto il metodo di 5 posizioni, 2 carte appunto per ciascuna posizione, di conseguenza avremo un totale di 10 carte che ovviamente andranno ad analizzare la situazione nel presente, quindi la vostra situazione attuale, cerchiamo di capire il caso in cui ci possa essere magari invece qualcuno nel presente a cui invece voi interessiate realmente, gli ostacoli che sono presenti appunto nel momento presente, il consiglio degli arcani, cioè cosa fare per riuscire a superare ovviamente questi ostacoli, il futuro più imminente, ovviamente, quindi fra qualche giorno, qualche settimana al massimo, e infine appunto l'esito definitivo. Di conseguenza appunto come procederanno le prossime settimane o appunto anche magari i prossimi mesi, ovviamente ragazzi tenendo sempre conto delle tempistiche chiaramente di ciascun arcano, d'accordo? Voi sapete infatti che ogni arcano minore e maggiore ha delle proprie ben precise tempistiche nell'arco dell'anno, addirittura nell'arco di un mese, per quanto riguarda giorni, addirittura settimane. D'accordo? Ora, per il principio di sincronicità, inizio appunto a mescolare il mazzo. Dunque, per chiunque incappi in questo video o lo scelga, ovviamente arbitrariamente, chiunque non stia vivendo una relazione, quindi chiunque si senta single, non abbia il cuore particolarmente impegnato, cerchiamo di capire che cosa vi riserva il futuro. Ovviamente, ragazzi, con uno sguardo però anche importante sicuramente
nel presente. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, iniziamo con appunto la prima posizione, ossia appunto il presente, ossia appunto che cosa c'è di positivo, ma magari anche di ostacolante, diciamo, nel vostro presente. Vediamo un po'. 7 di coppe e ovviamente la carta del diavolo. Allora, quindi iniziamo immediatamente con appunto la figura di Anansi, che appunto rappresenta una divinità piuttosto impegnativa, che rappresenta appunto l'inganno, l'oscurità o comunque il fascino, la seduzione. Ovviamente una seduzione che innanzitutto non viene vissuta sempre in maniera del tutto libera, sì, con grande passionalità, ma anche con a volte forme di tentazione, lussuria o comunque diciamo con assenza di particolari scrupoli, oppure appunto ci parla di in qualche modo diciamo una fascinazione e comunque una sessualità fine a se stessa, d'accordo? Quindi sicuramente con la carta del 7 di coppe la vostra situazione può apparire decisamente rosea, nel senso che voi potreste avere più di una persona, appunto, tra le quali scegliere, perché il 7 di coppe ci parla proprio, appunto, della scelta multipla, vedete, tra più opportunità. Il discorso è che però la carta, appunto, della scelta è seguita dalla carta di Anansi, che appunto rappresenta proprio appunto il diavolo nella nostra tradizione occidentale, cioè appunto come vi dicevo poco fa l'oscurità e comunque sì delle grandi passioni, ma ovviamente fine a se stesse. Quindi sicuramente con questo abbinamento posso garantirvi che voi piacete a più di una persona. Questo sicuramente, perché il 7 di coppe ci parla di pluralità e ovviamente la carta di Anansi ci parla sicuramente di più pretendenti. È chiaro però ragazzi che, vi ripeto, sono persone che potrebbero o essere già impegnate, quindi vi ripeto, vivere in maniera non del tutto pulita e libera questo rapporto, o comunque persone che sicuramente sono molto affascinate da voi, che mirano alla conquista, vedete? Proprio come un ragno che appunto crea questa potente, forte ragnatela, che però ovviamente serve per attirare e intrappolare la preda. D'accordo? Di cui poi si nutre ovviamente il ragno suddetto, d'accordo? Che appunto ha la rappresentazione massima appunto dello stesso Anansi, d'accordo? Quindi il problema è che obiettivamente ci sono molte persone che mirano a voi, ma mirano a voi in quanto ovviamente a preda, quindi qualcosa di bello che attrae, qualcosa in qualche modo da conquistare, da ottenere, ma ovviamente una conquista assolutamente fine a se stessa. D'accordo?
Quindi sicuramente nel caso di Anansi abbiamo ovviamente delle figure che possono comunque ruotarvi attorno, interessate a consumare fisicamente la vostra conoscenza. Quindi vi ripeto, persone che sanno sedurre, molto abili, brillanti anche da un punto di vista comunicativo, persone che, vedete, possono avervi anche messo in dubbio, quindi se o meno scegliere una o l'altra appunto persona, o che a breve potrebbero appunto mettervi nel dubbio tra chi scegliere. Vi ripeto, qui c'è una pluralità di pretendenti, eh? È chiaro che però nel momento in cui voi siate ad oggi appunto single, motivo per cui siete in questa stesa, è che evidentemente il vostro istinto vi sta mettendo appunto in allarme o comunque non vi sta spingendo verso una presa di posizione definitiva, perché il 7 di coppe parla ancora di scelta nei confronti di qualcuno in particolare, perché il vostro istinto vi sta mettendo in guardia. Attenzione, perché obiettivamente questo può essere un interesse soltanto di tipo fisico, materiale, ed è così purtroppo. Quindi con la carta del diavolo sicuramente qui vi ripeto ci sono molti corteggiatori o persone che anche a breve paleseranno il loro interesse, ma evidentemente sono situazioni che non vogliono in questo momento essere protagoniste di un grande amore. Quindi sono persone che non vogliono approfondire più di tanto la vostra conoscenza, ma che mirano a voi da un punto di vista fisico. Attenzione, vi ripeto, al fatto che potrebbero essere persone impegnate o comunque persone che potrebbero avere già delle altre frequentazioni, quindi non necessariamente persone sposate, d'accordo? Persone che potrebbero proporvi incontri nascosti, perché appunto Anansi, esattamente come il diavolo, ci parla di oscurità, persone che potrebbero quindi voler lasciare la vostra conoscenza stranamente, ovviamente all'oscuro dei più, quindi nascondervi da amici, parenti, eccetera. Ovviamente nel caso in cui questo sia già avvenuto, ragazze, mi raccomando, cercate di porvi ovviamente un interrogativo sulla motivazione per cui una persona non voglia mostrare agli altri il fatto che vi stia frequentando, molto probabilmente è perché ha già qualcun altro ovviamente al suo fianco, e soprattutto ovviamente Anansi ci parla, vi ripeto, di situazioni non pulite, di persone che potrebbero agire in maniera anche meschina, mentendovi, d'accordo? Proprio per in qualche modo riuscire ad ottenere quello che è il risultato a cui ambiscono. Quindi proprio come questo ragno cercare di intrappolare appunto la propria preda. Una preda che loro ovviamente ammirano, certo, perché il diavolo parla anche di bellezza fisica. Quindi qui ci sono persone che ovviamente si perdono anche in solitaria in momenti di, diciamo, immaginazione fervida, diciamo, nei vostri confronti, ma la carta del diavolo ci parla però di poca presenza, diciamo così, emotiva. Quindi ci sono persone che sentimentalmente in questo momento non sono particolarmente legate, diciamo, a voi. Qui si tratta di fascinazione, quindi persone attratte da voi, dalla vostra bellezza, dal vostro fisico, dal vostro corpo, ma ovviamente per ora nulla di più. D'accordo? Vediamo in seconda posizione invece appunto gli ostacoli, quindi effettivamente che cosa in questo momento può porsi, diciamo, a gamba tesa in riferimento alla realizzazione evidentemente dei vostri sogni sentimentali. Vediamo un po'. Qui abbiamo l'appeso e in questa carta abbiamo il 2 di coppe. Allora, la carta dell'appeso ovviamente ci parla di una situazione amorosa, 2 di coppe, che ovviamente non prende corpo, cioè non vi sembra sbocciare. Quindi o c'è qualcuno che a voi piace tanto, ma in realtà state notando obiettivamente che
tra voi e questa persona le cose non vanno avanti, quindi ci sono troppi rallentamenti, l'appeso, oppure c'è una persona che per esempio frequentavate qualche settimana fa, qualche mese fa, situazione che poi può essersi interrotta, l'appeso, oppure state frequentando una persona impegnata che ovviamente non ha intenzione per ora di scegliere, quindi blocca la scelta, l'appeso su 2 di coppe e viceversa ovviamente. Quindi in questo momento voi vorreste un 2 di coppe, cioè voi state cercando effettivamente una persona con cui costruire proprio un 2 di coppe, cioè un rapporto d'amore, una persona da frequentare, non per forza da sposare, ma da frequentare. Ma qui c'è la carta dell'appeso, quindi avete incontrato sino ad ora o una in particolare, vi dicevo, o tante persone che generalmente o appunto erano impegnate ufficialmente e quindi lasciavano in sospeso, proprio come tipico dell'appeso, in stand-by la vostra storia, o c'è qualcuno che vi ha messo in stand-by, oppure qualcuno che in realtà può essere scomparso di improvviso, oppure, vi ripeto, qui ci sono delle situazioni che arrancano. Cioè, per esempio, avete iniziato la frequentazione o anche semplicemente a chattare con qualcuno, ma a parte appunto semplici sguardi oppure qualche messaggio, state notando che la situazione non va avanti. Quindi situazioni, diciamo, di porte aperte, ma che obiettivamente non si spalancano mai del tutto, d'accordo? E difatti la carta dell'appeso ci parla proprio di individui dal carattere fortemente egoista, cioè persone che in qualche modo si bloccano anche semplicemente nel sentirvi, nel vedervi o nel mostrarvi interesse a seconda dei loro bisogni personali. Quindi persone che si mettono in stand-by, diciamo, si fermano, frenano, rallentano la situazione, poco ovviamente importandosene di come potreste stare voi. D'accordo? Quindi in realtà, in questo caso, obiettivamente abbiamo proprio una situazione di blocco. Non è una chiusura definitiva nel caso in cui voi stiate aspettando qualcuno o nel caso in cui voi stiate per esempio attendendo la scelta di qualcuno. Questa persona non ha già scelto e rifiutato voi, oppure questa persona non ha intenzione di non vedervi più o non sentirvi più, ma è ferma perché in questo momento questa persona ha la necessità di fermarsi e ovviamente a questa persona non importa che voi stiate male. Nel caso in cui, per esempio, possa trattarsi di una persona che non sentite più da giorni o da settimane, questa persona non ha intenzione di chiudere, non è una torre. Quindi attenzione perché questa persona potrebbe di nuovo rifarsi viva. Infatti in questo caso appunto abbiamo il dio del fato e del destino, quindi la carta dell'osservatore, quindi comunque di una persona che si ferma, ma ovviamente è un fermarsi anche privo di senso, quindi un isolamento, una situazione stagnante che però non fa bene né a voi né a lui, anche perché è sicuramente una situazione che ci parla di rinunce e comunque di frustrazione, d'accordo? Quindi sicuramente in questo caso c'è ovviamente una situazione ostacolante che potrebbe, vi ripeto, arrivare direttamente dal passato. Voi sapete ragazze che sicuramente, ovviamente, le carte non vengono estratte a caso, c'è una logicità importante. Il fatto che in posizione di ostacolo mi venga appunto la carta dell'appeso con il 2 di coppe, che rappresenta proprio la carta del rapporto ufficiale, è chiaro che evidentemente questa situazione stagnante andrà a riprendere o comunque questa situazione, questa persona andrà a farsi risentire, quindi potrebbe appunto riprendere e ripartire. Però ovviamente io vi pongo in grande attenzione proprio in riferimento a quello che vi ho detto appunto all'inizio con Anansi, quindi la carta appunto del diavolo. Prestate bene attenzione perché ovviamente questa persona potrebbe sicuramente non essere una persona che agisca al di là del mero soddisfacimento per ovviamente un vero e proprio rapporto.
cioè prestate attenzione a qualsiasi cosa vi possa essere promesso o magari essere stato promesso da questa eventuale persona, d'accordo? Perché qui ci sono degli intenti che evidentemente non vi sono stati del tutto appunto svelati, d'accordo? Vi anticipo quindi di conseguenza anche appunto le due carte successive che appunto rappresentano il consiglio. Vediamo un po'. E appunto in questo caso abbiamo il cavaliere di bastoni e ovviamente in quest'altra posizione abbiamo l'eremita, appunto. Quindi ragionamento razionale, tenere bene gli occhi aperti, quindi riflessione attenta, accurata. Cercate di avere anche un atteggiamento un po' furbetto nel momento in cui questa persona appunto potrebbe ritornare o palesarsi, perché qui c'è una persona, vi ripeto, del vostro passato che tende generalmente a fare un po' avanti e indietro, quindi a tornare quando ne ha voglia, facendo anche passare ovviamente del lungo tempo, perché chiaramente la carta dell'appeso non parla solo di pochi giorni, ma può parlare anche di qualcuno che chiaramente si appunto rifà vivo anche dopo settimane o mesi. Quindi qui c'è una persona del vostro passato pronta a ritornare, però il consiglio ovviamente è quanto mai importante in questo caso, che è ovviamente l'eremita. Perché vi parlo di ritorno? Non a caso, perché qui abbiamo il cavaliere di bastoni. I cavalieri rappresentano individui che si spostano nel tempo e nello spazio, quindi chiaramente potrebbe essere una persona che appunto potrebbe proprio tornare appunto dal passato. I cavalieri rappresentano generalmente dei ritorni, quindi questa è una persona che tornerà a cercarvi. È un cavaliere, di conseguenza, per quanto riguarda l'età anagrafica, grosso modo potrebbe avere dai 30 ai 40-45 anni. Venendomi di bastoni, potrebbe trattarsi ovviamente di un individuo con segno zodiacale, uno dei tre segni di fuoco, quindi Leone, Sagittario, Ariete, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? La Luna e ovviamente Venere, che rappresentano appunto l'emotività, come l'individuo va a vivere le proprie emozioni e le relazioni. Marte e Mercurio, come l'individuo vive appunto le comunicazioni, come comunica con l'esterno rispetto a sé e ovviamente la sua energia passionale, la sua combattività. Per esempio, potrebbe essere un individuo con segno zodiacale Leone, Venere in Sagittario e per esempio ascendente in Ariete, d'accordo? Questo è un esempio per farvi capire che appunto c'è una forte compresenza appunto dei segni di fuoco per quanto riguarda appunto il tema natale di questo individuo. Allora, questa è una persona che tra l'altro, venendomi appunto una carta di bastoni, si muoverà verso di voi tra breve tempo, quindi al massimo entro grosso modo un mesetto di tempo. Quindi è una persona che ha intenzione ovviamente di cercarvi e di contattarvi a breve. Il cavaliere ci parla anche proprio di un incontro, quindi potrebbe essere una persona che potrebbe per esempio raggiungervi anche sul vostro posto di lavoro o una persona che potrebbe per esempio venire a trovarvi, ma rappresenta sicuramente una sorpresa, cioè un'improvvisata. Quindi questa persona potrebbe per esempio chiamarvi, mandarvi un messaggio all'improvviso dopo un allontanamento altrettanto brusco e improvviso. D'accordo? Quindi è una persona che, d'accordo, vi porterà a una grande sorpresa perché comunque il cavaliere di bastoni ci parla di un individuo voglioso, energico, attivo, ma ovviamente anche di una persona che si fa pochi scrupoli nel momento in cui deve ottenere un soddisfacimento fisico. Ragazzi, parliamo di bastoni, quindi qui c'è una forte carica sessuale che unisce questa persona e che la porta verso di voi. D'accordo?
Quindi vi ripeto, è una persona che ha tutte le intenzioni, con intraprendenza, anche dinamicità, coraggio, rifarsi avanti o comunque tornare da voi e mostrare tutto l'interesse che questa persona appunto prova per voi. Però attenzione che ovviamente è una persona che esattamente così come è sparita, così potrebbe però poi ripresentarsi e poi eventualmente sparire di nuovo. Cioè i cavalieri rispetto ai re rappresentano individui che non hanno ancora raggiunto la piena maturità. Non sono infantili, per esempio, come i fanti, ma chiaramente rappresentano comunque chi non è ancora arrivato, diciamo, al passaggio successivo per quanto riguarda appunto la propria maturità e saggezza. Cioè possono andare a vivere in maniera un po' troppo leggera determinate situazioni. Quindi il consiglio è l'eremita. Cioè prestate attenzione a tutto ciò che questa persona potrebbe appunto raccontarvi. D'accordo? Quindi cercate di fare, vedete, luce in tutto ciò che questa persona vi andrà a raccontare, luce ovviamente grazie alla vostra intelligenza, alla vostra razionalità. Quindi cercate in qualche modo di non farvi prendere immediatamente dal desiderio fisico nei confronti di questa persona, ma ovviamente non agite in maniera precipitosa, ma con prudenza. Cioè prendetevi del tempo anche prima di agire. Nel caso in cui questa sia una persona che obiettivamente possa essere sparita d'improvviso, cercate di capire se avete veramente voglia di rivedere questa persona. Ragazzi, io ve lo ripeterò a vita, voi non siete obbligati ad accettare mai la corte e la vicinanza, la presenza di qualcuno. La vostra vita è vostra, il vostro corpo è solo vostro, il vostro cuore va tutelato. Quindi mi raccomando, cercate di non sentirvi mai in debito nei confronti di nessuno, perché la felicità deve essere il vostro unico obiettivo. Io lo ripeto sempre. Quindi cercate di razionalizzare questo ritorno o comunque questa persona, che sicuramente, per carità, vi ripeto, potrebbe tornare comunque con energia, con volontà, ma ovviamente, esattamente come questa persona se n'è andata la prima volta, potrebbe di nuovo rifarlo. Quindi cercate di capire bene questa persona, se voglia o meno rimanere al vostro fianco. D'accordo? Quindi cercate di capire bene perché questa persona sia tornata, cosa voglia realmente da voi e cercate di farlo con saggezza, non con ostilità, ma facendo capire a questa persona che ora siete voi a dover riflettere. D'accordo? Perché la carta del Cavaliere di Bastoni rappresenta il viaggiatore, il viandante, quindi qualcuno che si sposta frequentemente. Quindi cercate di agire proprio come l'eremita, che rappresenta in questo mazzo lo stregone, dio Deng, quindi dio civilizzatore, che si allontana dall'uomo e dall'umanità per cercare di guardare con occhi diversi tutto ciò che ha visto sino ad ora, magari con un po' di austerità, sì, e anche con un po' di severità, certo. Ma ovviamente questo serve per proteggersi e per tutelarsi. D'accordo? Vediamo a questo punto, in questa posizione, che cosa dunque vi accadrà nel prossimo futuro, ovviamente anche a seconda del valore temporale di queste carte, identificato appunto da queste carte. E qui abbiamo l'imperatrice, carta meravigliosa, e in questa posizione abbiamo il 6 di spade. Allora, la carta dell'imperatrice ci parla di appunto contatti, quindi come vi dicevo prima con il cavaliere di bastoni, qui ci saranno dei contatti, quindi sarete assolutamente raggiunte tramite messaggio, telefonata, addirittura una sorpresa, un'improvvisata, magari a casa vostra o sul vostro posto di lavoro, appunto,
da una notizia che inizialmente vi farà piacere, perché appunto l'imperatrice parla proprio di ottime notizie, quindi della possibilità appunto di riprendere energicamente una sorta di, diciamo, se non altro dialogo con una determinata persona, quindi situazioni che, come vi dicevo con la carta dell'appeso, sono state lasciate in sospeso, quindi tutti i nodi, ragazze, adesso torneranno al pettine, ossia tutte le persone che sino ad ora vi hanno corteggiato, presenti appunto nel vostro presente e anche persone del vostro passato, ritorneranno, quindi qui avrete il vostro bel da fare, Quindi persone del passato, persone anche del presente che vi stanno corteggiando, però vi ripeto con questa intenzionalità, quindi della carta del diavolo, o questo cavaliere particolarmente, diciamo, mutevole, sia nella presenza che nelle intenzioni. Quindi qui tutti i nodi verranno al pettine. Tutte le persone che sino ad ora hanno lasciato comunque in sospeso la loro presenza nella vostra vita o che magari non si sono semplicemente dichiarate, ecco, qui si faranno avanti, perché la carta dell'imperatrice ci parla proprio di germinazione. Difatti, ovviamente, in questo mazzo qui parliamo proprio della dea madre, della dea Oshun, quindi la dea dell'amore, della creatività e della fertilità, ma anche dell'abbondanza, ve lo dicevo, con il 7 di coppe, ok? Quindi sicuramente qui molte persone paleseranno ovviamente anche il fatto che voi piacciate molto a loro. Attenzione, la carta dell'imperatrice ci parla però anche di molta invidia e gelosia, quindi voi potreste suscitare, grazie al vostro aspetto, perché chiaramente, ragazzi, l'imperatrice parla di bellezza, quindi potreste suscitare molta invidia anche proprio a seguito delle tante conquiste che andrete a fare. E ovviamente, vi ripeto, conquiste che avverranno entro pochissimo tempo, proprio perché vi dicevo appunto che l'imperatrice è una carta comunque molto veloce, addirittura si sta parlando grosso modo di un paio di settimane, al massimo un mese, proprio come vi dicevo con il cavaliere di bastoni. Quindi entro al massimo, vi ripeto, un mesetto di tempo. Tra l'altro, ovviamente, la carta dell'imperatrice si rifà al segno dei gemelli, quindi ovviamente al mese di giugno, quindi al massimo entro l'inizio dell'estate, qui ci sarà una grande abbondanza, ovviamente, di persone che in qualche modo potranno proprio dichiararsi o che torneranno dal passato, persone che magari vi hanno lasciato in sospeso. Lo faranno ovviamente per che cosa? Per quale motivazione principale? Per poter portare ad evoluzione il vostro rapporto, perché ci parla di progresso. Ci parla, vi ripeto, di notizie, di lettere, colloqui, incontri importanti, quindi situazioni molto importanti, che però potrebbero ovviamente prevedere anche l'ingresso di un'energia femminile ostacolante, perché è fortemente gelosa e invidiosa di voi. Ma comunque entro poco tempo qui sicuramente c'è l'arrivo di novità, d'accordo? Ma qui abbiamo il 6 di spade. Il 6 di spade ci parla di una confessione, una dichiarazione, un chiarimento da fare o da ricevere, qualcosa di importante, una spiegazione, una giustificazione con una determinata persona o anche con più di una persona, perché no, vi dicevo, tutte quelle persone con le quali comunque non c'è stato mai un punto definitivo, persone che in qualche modo, vi ripeto, si faranno avanti, ma ovviamente questa situazione potrebbe portare, 6 di spade, voi ad una certa incertezza. Voi avete diffidenza, il 6 di spade, vedete, parla di diffidenza, quindi non siete sicure abbastanza e non sarete sicure abbastanza se appunto queste persone avranno un'intenzionalità positiva o negativa. Di conseguenza sarete molto sulle difensive e non prenderete effettivamente alcuna decisione certa e definitiva, perché potreste vedere in queste spiegazioni o in tutte queste proposte o corteggiamenti che riceverete entro poco delle proposte
giuste, corrette, desiderate. Potrebbero essere per voi delle proposte inadeguate, quindi situazioni che comunque non vi soddisfano, d'accordo? Quindi comunque potranno portarvi ad una sorta di indecisione, di insoddisfazione. Nonostante ci parli, vi ripeto, di chiarimenti, di dichiarazioni, ma voi sarete profondamente sulla difensiva, proprio perché, vi ripeto, non vi fidate abbastanza, vedete, delle persone che si avvicineranno a voi. Il 6 di spade parla anch'esso di qualcosa di nuovo, ma ovviamente qualcosa che però non necessariamente vi farà saltare dalla gioia. Quindi parla anche, 6 di spade, di una lettera, di una comunicazione, di una notizia, entro tra l'altro breve tempo, quindi è una carta di movimento, ma è una carta di movimento che però porterà voi ad una certa diffidenza e ad avere la necessità di guardare dal di fuori una determinata situazione per capire meglio come procedere nel futuro. Quindi se sia o meno il caso di intraprendere una qualsiasi forma di frequentazione, cioè sarete molto guardinghe ed è giusto così, perché vi ripeto, già con questa carta, con questo diavolo appunto Anansi, già come prima posizione, qui ci sono molte persone furbe che mirano a voi sicuramente, ma non diciamo con lo stesso obiettivo che potreste avere voi. Il vostro obiettivo è un 2 di coppe, d'accordo? Quindi c'è ancora un momento di instabilità dovuto ovviamente ad una vostra diffidenza, perché dovrete valutare bene, spade, quindi con razionalità e con mentale, le scelte da compiere. C'è una nuova strada, perché il 6 di spade parla di un nuovo viaggio, quindi c'è qualcosa di nuovo, ma obiettivamente è qualcosa di piccolo, che potrebbe portarvi comunque a dei piccoli successi, ma niente di cui voi vi fiderete in maniera, diciamo, definitiva. D'accordo? Quindi c'è ancora una situazione di instabilità, ma perché obiettivamente non vi fidate di determinate proposte. D'accordo? Vediamo dunque in ultima posizione appunto l'esito definitivo, ossia appunto che cosa accadrà prossimamente in amore. E qui abbiamo ovviamente una carta meravigliosa che è appunto il mago, e in questa posizione abbiamo il re di coppe. Ragazzi, non poteva finire in maniera migliore e sono veramente molto felice per voi. Allora, vi do tutte le spiegazioni del caso. Dopo questo momento, vi ripeto, di incertezza identificato dall'imperatrice e dal 6 di spade, momento in cui appunto voi in qualche modo andrete a riflettere su tutte queste persone, vi ripeto, che torneranno dal passato, una in particolare, questo cavaliere di bastoni. Persone che hanno lasciato in sospeso la vostra frequentazione, con questo appeso, vi ripeto, ritorneranno e cercheranno un chiarimento. Ma ovviamente qui c'è proprio l'inizio di un grande amore. Qui abbiamo la carta del re di coppe. Il re di coppe è l'uomo innamorato. Il re di coppe ovviamente è un uomo adulto, quindi maturo, che a livello di età anagrafica appartiene grosso modo dai 40 a 45 anni in su. È una persona che si lascerà immediatamente, diciamo così, folgorare non solo dalla vostra bellezza, ma anche dalle emozioni che proverà immediatamente per voi. Quindi una persona grande di età, è una persona matura, una persona saggia, è una persona stabile. I re, vedete, sono sempre seduti su di un trono, non sono i cavalieri di cui vi parlavo prima che vanno e vengono. Il re è stabile, sedentario, d'accordo? Quindi decide di rimanere se viene, e soprattutto abbiamo coppe. Quindi è una persona che romanticamente si lascerà andare immediatamente al rapporto con voi. Romanticamente perché generalmente ovviamente i personaggi di coppe possono rappresentare appunto individui che appartengono ai 3 segni zodiacali d'acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, o potrebbero averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi appunto segni,
nei pianeti principali che strutturano la personalità, come vi ho detto poco fa per quanto riguarda il Cavaliere di Bastoni. Ossia, per esempio, potrebbe avere questa persona, per esempio, la Luna e Venere in Pesci e l'ascendente in Cancro, piuttosto che Mercurio in Scorpione. D'accordo? Quindi è una persona che vi attrarrà immediatamente, vi piacerà immediatamente. Poi, tra l'altro, è un personaggio di coppe, quindi è una persona comunque molto romantica, ma è anche una persona bella, fisicamente molto bella, quindi è un uomo bello che ovviamente vi colpirà perché è sicuramente una persona con grande fascino e grande charme, quindi è una persona che non passa ovviamente inosservata assolutamente. È una persona che potrebbe ricoprire anche un ruolo sociale importante, perché parliamo di un re, quindi potrebbe essere un datore di lavoro, un capo. Generalmente appunto è un uomo che a livello professionale si occupa appunto di professioni che ovviamente hanno come, diciamo, elemento principale di analisi e indagine l'aiuto nei confronti dell'altro, quindi potrebbe essere un medico, potrebbe essere uno psichiatra, uno psicologo, come nel mio caso uno psicopedagogista, potrebbe essere appunto, sempre come nel mio caso, un tarologo, piuttosto che appunto un counselor, quindi qualcuno che si occupa di aiutare soprattutto mentalmente ed emotivamente, parliamo di coppe, gli altri, ma potrebbe essere anche un insegnante e potrebbe ovviamente anche svolgere una professione rivolta appunto al bello. Quindi potrebbe essere anche un parrucchiere piuttosto che un estetista, quindi magari anche un fotografo di modelle, quindi sicuramente qualcuno che si occupa di bellezza, ma vi ripeto anche di emotività, quindi potrebbe essere uno scrittore, un poeta, comunque un letterario, d'accordo? Un personaggio che ha già però raggiunto una certa posizione importante, quindi direi piuttosto influente, d'accordo? È un uomo che si mostrerà a voi subito tenero nei vostri confronti, quindi non punterà solo ed esclusivamente immediatamente alla conquista del vostro corpo, ma è una persona che vi farà capire che ovviamente non solo vi desidera, ma anche prova rispetto per voi e prova grande stima. D'accordo? Questo ovviamente il re di coppe. D'accordo? Per quanto riguarda ovviamente, vi ripeto, le tempistiche, le carte di coppe rappresentano sicuramente, assieme alle carte di bastoni, al massimo qualche giorno, qualche settimana di tempo. Quindi qui sicuramente, vi ripeto, entro pochissimo tempo voi conoscerete ovviamente questa persona. Questo ci viene confermato da un arcano maggiore davvero molto potente, il primo arcano maggiore, che è appunto la carta del bagatto, quindi del mago, che ha un'azione rapidissima, dei tempi brevissimi, grosso modo una settimana, al massimo 10 giorni, 15 giorni, quindi incontrerete entro pochissimo tempo questa persona. Ovviamente la carta del bagatto ci riporta sicuramente al segno zodiacale dell'Ariete, quindi vi ripeto, questa è una persona che potrebbe anche avere non soltanto una forte compresenza di segni d'acqua, bensì anche l'Ariete in posizione strategica. Per esempio potrebbe avere la Venere in Ariete, proprio per quanto riguarda appunto i sentimenti. Dunque, ovviamente legato alla piena primavera e all'inizio anche dell'estate generalmente, perché rappresenta appunto non soltanto appunto l'inizio del percorso del bagatto lungo tutti i 22 arcani maggiori, ma ovviamente perché rappresenta anche l'inizio, per quanto riguarda appunto il segno zodiacale dell'Ariete, del nuovo anno. D'accordo? Anche da un punto di vista ovviamente astrologico, di carta astrologica. Di conseguenza, vi ripeto, sicuramente entro pochissimo tempo qui ci sarà una sorta di amore a prima vista. Tra l'altro, a livello cartomantico, per definizione, quando il bagatto è legato appunto in coppia ad un personaggio, ad una carta di corte, in questo caso in particolare soprattutto di coppe, quindi abbiamo il re di coppe, qui ci sarà un amore a prima vista. Quindi una persona che vi, a mio avviso, vi sconvolgerà. Prestate bene attenzione ai 2 giorni legati al bagatto, martedì e mercoledì, dove ci saranno delle energie particolarmente forti e propizie all'incontro con questa persona. Il bagatto ci parla ovviamente, per quanto riguarda luoghi, di luoghi all'aperto, quindi strade, piazze, vie cittadine, viali alberati,
campi sportivi, luoghi in cui appunto fare jogging piuttosto che giocare a pallavolo, piuttosto che comunque giocare a tennis, piuttosto che qualsiasi altra tipologia di sport voi pratichiate. Quindi luoghi di movimento, vi ripeto, dove si pratica sport, generalmente però sport all'aperto. D'accordo? Quindi non parla tanto di mondanità, ma di luoghi all'aperto, legati magari anche alla quotidianità. D'accordo? Parla di un uomo ovviamente molto bello, ve lo ribadisco, fisicamente, quindi una persona che tiene molto al suo aspetto fisico e una persona che quindi non passa inosservata, quindi che non piacerà soltanto ovviamente a voi. D'accordo? Quindi ottima forma, una persona in salute e che vi farà sentire meglio, perché appunto il bagatto parla di un inizio. Quindi qui c'è proprio l'inizio di un rapporto, ragazzi, una sorta di colpo di fulmine, un incontro importante, magari proprio anche imprevisto, che sfocerà in un vero e proprio amore. Quindi qui ci sarà un magnetismo incredibile tra voi e quest'uomo, che ovviamente vi farà capire che finalmente è arrivato il momento di chiudere con delle situazioni del passato, dalle quali però voi già inizierete entro breve tempo appunto a prendere le distanze, perché dicevo con questo 6 di spade che obiettivamente qui rifletterete molto e farete bene, perché qui c'è qualcos'altro in arrivo, vi ripeto di nuovo, perché il bagatto ci parla sempre di situazioni nuove, inaspettate e che finalmente vi parleranno di audacia, di sensualità, di erotismo, ma anche di grande amore. Questa è una persona che vi sconvolgerà, e vi ripeto, tra l'altro, entro pochissimo tempo. D'accordo? Quindi questa è senza ombra di dubbio una stesa dalla valenza veramente, veramente molto positiva. È una stesa che ovviamente ci parla di un percorso che voi dovrete assolutamente compiere. Vi ripeto ragazzi, per cercare innanzitutto di tutelare il vostro cuore. Quindi riflettete bene su chiunque in qualche modo voglia ritornare dal vostro passato e soprattutto sulle intenzionalità che guideranno appunto questi individui, che non saranno sempre del tutto limpide o comunque che in qualche modo incontreranno il vostro obiettivo, d'accordo? Il vostro obiettivo verrà raggiunto con questo re di coppe, quindi un'altra persona, con la quale appunto inizierete a brevissimo, entro pochissimi giorni, al massimo qualche settimana, qualcosa di molto molto importante. D'accordo? Di conseguenza, questa stesa finisce qui, grazie appunto agli spiriti Orisha e al principio di sincronicità. Mi auguro che incontrate presto quest'uomo meraviglioso e che possa soddisfare tutti i vostri sogni d'amore. A presto!